magia, magia. Siccome io non ti posso portare con me, oh magia, magia, portami via, fammi volare sopra le nuvole, fammi volare. Magia! Eccoci qua, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Serata super tecnica questa sera. Abbiamo con noi Simone e Max che ci parleranno di questo nuovo sistema per la refertazione delle gare, in particolare delle gare di Hike and Fly, ma ci sono tante cose che stanno comunque evolvendo e crescendo, quindi le vedremo insieme a loro questa sera. È un sistema nuovo, molto smart, molto semplice da utilizzare, e poi vabbè, questo qui ce lo spiegheranno benissimo loro e quindi lo vedremo insieme. Avremo con noi anche per una brevissima apparizione la nostra guest star Dora, che sarà con noi per pochi minuti tra poco per parlarci della Coppa delle Regioni, e quindi abbiamo tantissime cose da dire. Partiamo subito con le nostre news. Bene, parliamo del CRO, il CRO che con lo snack si prepara a partire 29 e 30 marzo, Rocca Canavese. Aspettiamo come sempre il fine settimana, diciamo il giovedì, il venerdì, per sapere se sarà confermato in base alla meteo. Quindi CRO a Rocca Canavese con lo snack. Lo SNAF invece per il Triveneto, sempre 29 e 30 marzo però a Caltrano, e anche qui aspettiamo il giovedì, venerdì per capire se diciamo così tutto sarà confermato in presenza. Trofeo Montegrappa sappiamo dal 16 al 21 aprile, questa forse è la prima delle gare super top internazionali che aprono sempre insomma la stagione, 130 piloti iscritti, noi faremo varie dirette direttamente appunto da là, e stiamo organizzando anche un evento la domenica pomeriggio con un ospite, adesso non posso ancora dirvi nulla, ma un ospite veramente top, si chiamerà il Salotto del Parapendio, direttamente lì dall'area del Garden Relais, dove c'è appunto anche il festival, e quindi anche questo sarà un appuntamento da non mancare. Coppa delle Regioni, abbiamo con noi Dora, che eccola qui, ciao Dora. Ciao Rinaldo, buonasera a Ciao. tutti. Ciao, allora abbiamo dei dati qui sulla nostra slide che però sono già superati dalla realtà. Lascio a te la parola. Sì, allora sì, vabbè, giornalmente quei dati cambiano. Intanto volevo anticipare a chi non lo sa che cos'è la Coppa delle Regioni. Non è altro che un meeting, una super finale dei campionati regionali FIVL, un meeting di 3 giorni che si svolgerà a Romano de Zellino con decollo da Marostica, quindi Rubbio. Ciao Schizzo. Da Rubbio, e in pratica possono partecipare tutti i piloti che hanno preso parte da almeno una tappa di un regionale FIVL, che sappiamo sono 4 al momento, e sono il Carter, il CRO, il CRIC e il Triveneto. La Coppa delle Regioni è organizzata dalla FIVL con il supporto del campionato Triveneto e del Volo Libero Montegrappa. Per cui ci sono la Nadia, Gianluca e Lorenzo che mi stanno dando una mano sul posto per organizzare al meglio l'evento. Direttore di gara Fabio Loro e refertatore beauty, cioè Antonio Golfari. A oggi ci sono 96 piloti selezionati e confermati. Abbiamo avuto un boom di preiscrizioni, un totale di 149 preiscrizioni,
107 selezionati e 96 confermati a oggi. Domani faremo un secondo turno di selezioni, verranno selezionati dei piloti del CRO e del Carter, pochi piloti che si sono iscritti in ritardo, ma che appunto possono partecipare, in quanto ancora per il Carter e per il CRO sono rimasti dei posti liberi da riempire per quanto riguarda la categoria fan. Quindi chi vuole anche iscriversi può farlo, perché noi aspettiamo altri 15 giorni per poi fare una terza selezione, qualora ci fossero i piloti interessati. Ecco, questi diciamo sono i tempi della Coppa delle Regioni. Noi siamo sempre sui social FIBL, quindi rimanete sintonizzati, perché tutte le news verranno comunicate su Instagram, su Facebook e sul sito FIBL. Ok, perfetto. Grazie mille Dora per Grazie essere ragazzi, stata con noi questa sera e ci rivediamo presto. a presto, grazie. Ciao, Ciao, ciao ciao, Rinaldo e buonasera a ciao, tutti. ciao. Riprendiamo con la nostra scaletta, quindi le magliette FIVL, lo sappiamo, sono arrivate queste bellissime magliette, io ne sto indossando una adesso, penso che si veda, molto molto belle, e quindi per chi la volesse la può chiedere in segreteria, la può prendere in segreteria appunto. Un'altra news, la I Can Fly Cortaccia, sarà il 5 aprile, e quindi diamo nota di questo. Ci sarà poi è indicato lì anche una festa alla fine della giornata, lotteria e pranzo tipico, insomma una bellissima gara di hack and fly per andare a conoscere queste zone. Arriviamo adesso a Karakorum 2, la spedizione in Pakistan sul Broad Peak e sul K2. Allora, questo è un evento che ci sarà organizzato da FIVL e dai club che sono indicati lì sotto, i club qui della Bergamasca, che si sono, diciamo, messi insieme per portare Tommaso Lamantia in un teatro qui in provincia di Bergamo, a Nembro esattamente. Quindi il 18 di aprile alla sera, un venerdì sera, io vi invito a partecipare, perché lui presenterà il suo filmato, poi sarà lì con noi a parlare di montagna e di un piccolo teaser del filmato che vi facciamo vedere. K2 è il simbolo della montagna. Se tu prendi un bambino e gli dici disegnami una montagna, lui inconsapevolmente ti disegna il K2. Avevamo modo di salire fino a 7000, ma oltre non si riusciva mai ad andare. Viene da dormire in piedi. Il tempo peggiora. Dove cazzo siamo? Non posso andare più in alto. Eccola qua, quindi questa serata assolutamente da non perdere. Chi può venga in presenza, l'ingresso libero, veramente sarà una serata secondo me molto molto interessante. Poi vi vogliamo segnalare questa bella iniziativa dell'ASD Sebino, Parapendio Sebino, la gestione delle emozioni in volo, relatore Paolo Zammarchi. Poi seguirà anche tra l'altro una cena di bolliti per chi volesse iscriversi. Vedo dalla locandina che è aperta ai soci del club, ma anche insomma ai non tesserati, quindi può essere una bella occasione di trovarsi con gli amici del Parapendio Sebino. Abbiamo questa mattina assistito a un'esibizione a Roma di Marco Papa, il nostro Marco Papa, che volando con un parapendio a motore è arrivato proprio, è atterrato lì dietro Piazza del Popolo. L'ingresso illecito di sostanze stupefacenti, sia droni che antidroni, quindi sia sistemi di rilevazione sia sistemi di contrasto all'ingresso di droni dalle Adesso lo vediamo. manovrate della criminalità organizzata. Azzurre della nazionale di parapendio acrobatico, campione italiano assoluto 2023-2024.
campione mondiale Under 23 in carica e settimo classificato ai mondiali assoluti 2024, decollato dall'ex galoppatoio di Villa Borghese, atterrerà a breve con il suo parapendio a motore. E questa è una novità rispetto alle celebrazioni per gli anniversari degli scorsi anni. Il pilota Marco Papa, atleta tesserato delle Fiamme Azzurre della nazionale di parapendio acrobatico, sta atterrando qui in Piazza del Popolo a Roma con appunto il suo parapendio a motore, campione italiano assoluto 2023-2024, campione mondiale Under 23 in carica, settimo classificato ai mondiali assoluti 2024 e decollato dall'ex galoppatoio di Villa Borghese e atterra qui sotto gli occhi del ministro della giustizia. Ecco, Carlo abbiamo Nordio. visto, insomma, adesso poi questo servizio continua e diciamo ancora una volta i complimenti a Marco per questa cosa. Mi fa molto piacere perché comunque fa diventare il parapendio ancora di più uno sport conosciuto, insomma, a livello nazionale. Pre-Alpi Tour, quindi Pre-Alpi Tour con l'apertura delle iscrizioni su Air Tribune, aperte il 20 di marzo, chiuderanno il 6 aprile. Ho sentito oggi, ragazzi, hanno già 75 iscritti e che provengono da 17 nazioni, quindi questo riconferma la Pre-Alpi Tour come una delle gare I Can Fly più importanti a livello europeo. Un'altra notizia che vogliamo darvi è diciamo, la venuta plenaria della FAI CIVL in Montenegro, e per noi hanno partecipato Barbara Sonzogni e Fabio Loro. Faremo un report più completo più avanti perché vogliamo, insomma, presentarvelo bene, però si è parlato di sicurezza degli imbraghi per le competizioni, si è parlato di equalizer, queste spugnette che verranno messe sugli elevatori per compensare le differenze di parapendio in base al peso, specificheremo meglio la prossima volta. Si è parlato dei mondiali di I Can Fly che ci saranno nel 2027 in Spagna, quindi questa è una bellissima notizia per tutti gli amanti dell'I Can Fly, e sapete bene che noi in FIVL lo siamo veramente al 200%. Quindi ecco, è una bellissima notizia anche questa. Ultima cosa, salutiamo i nostri amici al Medioevo che sono sempre là presenti, e possiamo partire con la nostra serata. Eccoli qua, quindi introduciamo sullo stage il nostro Max e Simone. Ciao Max, ciao Simone, ben arrivati. Buonasera a tutti. Ciao. Allora, questa sera siamo andati un po' lunghi con le news, però c'erano tante cose da dire e questo ci permette anche comunque di far arrivare più persone alla diretta, quindi siamo proprio nel momento giusto. Allora, abbiamo parlato quindi di questo sistema di refertazione HFSS, che sta per I Can Fly Scoring System, un sistema che voi avete pensato e ideato e realizzato, e adesso io vi lascio la parola perché so che avete preparato anche delle slide per la presentazione e ci spiegate un po', insomma, come vi è venuta questa idea e poi come l'avete sviluppata. A voi. Bene, buonasera a tutti. L'AMP mi mette perfetto. Allora andiamo subito alla prima slide. Dunque, innanzitutto facciamo magari una piccola e breve introduzione. Io sono Simone Severini, sono un pilota di monoposto col doppio brevetto svizzero-italiano, sono correntemente aspirante bipostista e in questo caso mi sono cimentato come sviluppatore, nonostante non sia il mio mestiere, ma il mio mestiere è appunto fare intelligenza artificiale, ma grazie all'intelligenza artificiale sono riuscito, diciamo, a accelerare un po' lo sviluppo di questa applicazione. Sono consigliere del Volo Libero Lago Maggiore, un club diciamo nella Venese che rappresenta poco più di un centinaio di piloti, e sono anche molto orgoglioso di essere socio del Delta Club di Mondovì, dove sono nato, e del Club Volo Libero Ticino. Max, vuoi magari spendere un paio di parole su di te? Sì, buonasera a tutti, io mi chiamo Massimiliano Gelfi, mi occupo di tecnologia industriale per una grossa azienda,
a livello mondiale, pilota monoposto, biposto, dal 2016 anche giudice di gara FAI e refertatore. Mi occupo nell'ambito della piattaforma, mi occupo della ricerca e del testing per quello che riguarda la mia esperienza come refertatore e anche giudice di tutti quegli eventi che sono passati in questi anni come Hack and Fly, che ho avuto anche il piacere di portare a termine e di realizzare. Molto bene, molto bene. Io direi di partire, ma perché, Max, ci siamo messi a sviluppare questo sistema che alla fine di tutto poi ci ha portato via un Quello sacco te me lo di chiedo tempo. anch'io. Secondo me, noi abbiamo iniziato ad organizzare qualche garetta o manifestazione di Hike and Fly e ci siamo resi conto che sostanzialmente si estendono su un territorio abbastanza vasto, ma nonostante, diciamo, siano tendenzialmente amatoriali le prime manifestazioni che abbiamo fatto, comunque quando si è ai blocchi di partenza siamo un po' tutti, diciamo, molto competitivi, no? Quindi alla fine vogliamo sapere quanto ci abbiamo messo, se abbiamo fatto tutte le boe, quali sono stati i tempi, chi è andato più veloce, in quale sezione. E sinceramente parlando, con gli strumenti attuali è praticamente impossibile, soprattutto fare manualmente occorre dislocare personaggi, quindi volontari che dedicano, diciamo, un'intera giornata magari in cima a una montagna, in una valle. Abbiamo visto anche la Red Bull con i vari tabelloni, che però sinceramente in garette, diciamo, di una certa dimensione diventano molto difficili da gestire. E poi sostanzialmente vogliamo un po' aiutare tutti e coinvolgere il pubblico a seguire queste gare o manifestazioni in live. La live ha un duplice obiettivo. Uno è quello di sostanzialmente coinvolgere i familiari, chi sta a casa e via discorrendo. Il secondo è una questione di sicurezza. I club hanno comunque delle responsabilità ed è molto molto importante sapere, diciamo, la posizione in qualsiasi momento o comunque l'ultima posizione reperita in caso ci fossero poi da allertare i soccorsi. Abbiamo anche dei valori molto importanti, ad esempio, che condividiamo. Noi crediamo che sia il momento di democratizzare il parapendio, ma soprattutto la disciplina, e creare i prossimi Christian Maurer. Io personalmente penso che i prossimi grandi piloti che avremo comunque verranno da piccoli club in qualsiasi parte dell'Italia o dell'Europa, e quindi è anche un po' la nostra responsabilità, che in qualche modo è anche scritta all'interno del nostro statuto, di portare avanti manifestazioni e cercare comunque di condividere questo sport con più persone possibile. Voi sapete che in Italia siamo più o meno 5.000 piloti, mentre in Svizzera sono 20.000, in Germania sono 60.000, quindi abbiamo tanto spazio, spazio di crescita, ma soprattutto dobbiamo, secondo me, come nazione generare molto più interesse, molti più piloti, e tra tutte le varie opzioni che ci sono disponibili, secondo me l'Hike and Fly ha quell'attrattività giusta per poter magari allargare il bacino di utenti a guide alpine, gente che va in montagna, che gli piace camminare, e mettergli sostanzialmente una vela in testa. Max, tu vuoi aggiungere qualcosa qua sulle motivazioni? Beh sì, le motivazioni poi dopo le vedremo anche più avanti, sono molteplici come hai detto anche tu, soprattutto è anche trovare un sistema appunto che abbia anche dei costi accessibili a tutti, e che sia non solo una questione di costo, ma proprio tecnologica, un qualcosa che qualsiasi club o qualsiasi gruppo di persone, volendo, possa utilizzare davvero in pochi passaggi, e utilizzando tutto quello che strumentazioni, telefoni, tutto quello che si ha già a disposizione per fare un meeting, piuttosto che un allenamento, piuttosto che una gara sociale, o un preparativo per una gara più importante, o magari anche una gara più importante in circuito, come è stato per noi l'X-Cro, che ha lanciato in maniera formale la nostra piattaforma, poter appunto fare queste cose aumentando la sicurezza del pilota e rendendolo possibile un po' per tutti. Poi diciamo è nato questa cosa qua da questi punti base, poi dopo ne parliamo anche più avanti.
Ecco, una cosa ragazzi, da quanto state sviluppando questo sistema? Ma fondamentalmente un annetto, abbiamo iniziato poco più di un anno fa e abbiamo corso abbastanza velocemente anche perché abbiamo avuto i giusti partner, come ad esempio la FIVL, abbiamo avuto gente che ci ha dato una mano. E che mano si può dare ad esempio a qualcuno che sviluppa software? Dargli sostanzialmente dati reali, partecipazione in gare, magari all'inizio come backup, no? Ed eventualmente poi riuscire a fare il salto e prendersi la responsabilità di fare una refertazione live. Abbiamo avuto molti amici e molti partner che ci hanno aiutato a crescere velocemente. Ho capito. E l'origine dell'idea, magari Max ne vuoi parlare velocemente proprio in 2 Sì, secondi? come dicevo prima, parte come giudice, parte più come refertatore, ho partecipato ad alcuni eventi, alcuni molto importanti come l'Iron Fly, in cui ho refertato questa gara di Hack and Fly, poi come utilizzatore per alcuni piccoli eventi di iScore e poi ecco gli ultimi eventi come Volo Libero Lago Maggiore. Allora, la cosa interessante è stata con il parapendio Classic Curvata durante l'Iron Fly, in cui volendo fare una gara di altissimo livello, poi come poi è stata, si è voluto utilizzare le migliori tecnologie a disposizione, quindi i tracciatori banalmente i tracciatori della Flymaster, anche i tracciatori GPS, come nella fattispecie quello dello Spot, e poi tutta una serie di software come il CU della Naviter per poter fare tutti i controlli finali. Questo ha comunque un costo, tutto un tempo da dedicargli e soprattutto ci vuole, come diceva prima anche Simone, della gente preparata per poter dare subito dei risultati, quindi direttori di gare esperti, appunto refertatori che sanno come utilizzare vari strumenti, banalmente anche solo come spiegare a chi non ha mai avuto un tracciatore satellitare come lo devo usare banalmente, anche solo quello, c'è qualcuno che sia in grado sempre disponibile H24 a definire queste cose. Poi con l'uso di iScore come strumento per le gare normali di cross è stato un grosso passaggio per me perché ha portato il tutto a una piattaforma online, quindi tutto gestibile anche banalmente da un buon telefono, dove è possibile fare task, BOE e fare una refertazione, quindi una classifica molto velocemente attraverso sempre più strumenti, e questo è stato già qualcosa per me, un passo in avanti come tecnologia. L'ultima cosa è quando da pilota ho cominciato a frequentare di più l'Aveno e la Valcuvia, passando al Volo Libero Lago Maggiore, grazie al nostro presidente vulcanico Monica Rotelli, che si è inventata, insieme anche collaborando con Rinaldo, si è inventata questa formula del checkmate che è stata veramente interessante, anche abbastanza complicata riuscire a buttarla a terra, che in poche parole era una gara di Hack and Fly da svolgere in coppia, quindi una coppia di piloti che doveva fare un percorso, 2 percorsi leggermente diversi, ma alla fine il risultato andava valutato per coppia, e vi posso dire che senza degli strumenti adatti è stato un mal di testa. E da qua è nata l'idea ma se vogliamo farla ancora come facciamo? Ci sono un mare di strumenti, tutti molto costosi, e Simone dice ok, vabbè, abbiamo la tecnologia, perché non usarla? Quindi siamo messi a sviluppare questo sistema che è diventato HFSS, che permette non solo di fare gara in coppia, ma ci sta permettendo di fare qualsiasi tipo di gara, come le auto return, la normale gara di Hack and Fly che si fa un po' dappertutto, ma anche versioni particolari come ci è stato richiesto per l'X-Craw, dove c'erano 2 gare, una si chiama Vertical, che banalmente era soltanto la risalita, ma poi veniva misurato anche un centro, una gara di centro, e il sistema riusciva attraverso una formula a dare un peso anche al fatto di riuscire a fare il centro, e una invece la gara normale che si chiama Adventure, in cui viene valutata sia la parte camminata sia la parte in volo, e noi abbiamo introdotto tutto il concetto di valutare anche la parte a terra e soprattutto di utilizzare un sistema di boa più evoluto, pensato apposta per le gare di Hack and Fly, non la classica boa come una gara come una normale di carapendio.
E questo è stato tutto il passaggio per riuscire a arrivare a quello che stasera finalmente riusciamo a presentare a tutti. Bene, tra l'altro con Antonio ci siamo confrontati personalmente. Voi sapete che AirScore è il tool, diciamo, ufficiale FAI ed è sviluppato qua vicino a noi a Laveno, e vediamo se poi eventualmente in un futuro riusciamo ad accorpare lo sforzo o comunque avere la nostra piattaforma che possa essere certificata dalla FAI ugualmente. Questo sarebbe un buon risultato secondo noi. Poi questo mi sembra che non vada in qualche modo reiterato ulteriormente, ma prendiamo un po' tutti come riferimento questa bellissima gara che è la Red Bull X Alps, e in verità qua, Rinaldo, volevo un attimino girarti la palla, nel senso, secondo me la Red Bull ha un impatto sui club locali e anche sullo sviluppo dei materiali non indifferenti, no? E volevo un po' capire dal tuo punto di vista, visto che tu la vivi anche personalmente, secondo te come mai questo I Can Fly sembra riesca ad attrarre più piloti rispetto magari alla classica gara di cross, come chiamo io, di puro fly? Certo, sì, grazie per questa domanda. Di solito le domande le faccio io, questa sera invece me l'avete fatta voi. Ma io, allora, io sono un grande appassionato di I Can Fly, lo sapete, e penso che siano diverse le motivazioni. Quella principale è che comunque la giornata I Can Fly ti permette di portarti a casa un grande sorriso anche se fai una semplice planata. Quindi diciamo tante volte capita, no? Si va a volare, non è giornata, però tu hai fatto la tua camminata, sei contento, anche veramente con una planata torni a casa col sorriso. E poi è un modo diverso di vivere la montagna, cioè di uscire proprio da quei classici 5-6 decolli che ognuno di noi ha sempre fatto per un sacco di anni. Invece adesso qui, anche solo banalmente sulla stessa montagna, però vai a decollare in un pratino nuovo, fai una cosa diversa, vai con gli amici, vai anche, a me capita anche di andare magari in montagna con amici che non volano, vado su con loro il più velocemente possibile e poi dopo io me ne torno in volo e loro vengono giù a piedi. Quindi ecco, è veramente un modo completamente diverso di vivere il parapendio, insomma, ecco. Bene, bene. Quindi direi adesso entriamo nel merito della piattaforma. La piattaforma sostanzialmente parte con la registrazione dei piloti. Vi faremo vedere che ci sono diversi form, si possono anche presentare, per esempio per l'X-Cro abbiamo anche richiesto documentazione sanitaria che viene in qualche modo mantenuta sulla piattaforma in modo sicuro, e diciamo tutte le varie iscrizioni con diciamo conferme relative. Dopodiché si procede alla creazione di una task in modo grafico. Come vedete qua sulla slide si possono settare appunto i vari raggi delle boe e calcoliamo anche la rotta ottimizzata come fanno, diciamo, in altre piattaforme. Abbiamo anche cercato di consolidare un po' il meglio che abbiamo visto in diversi posti, no? E cercare di consolidare tutto all'interno di una piattaforma. Ad esempio il contest va benissimo per quello che lo utilizziamo, ma quando si fa la live si può solo inserire una task, non si possono dividere i piloti per più task, non fa lo scoring se le boe sono state fatte o meno, quindi avevamo bisogno di aggiungere a SC Contest una serie di funzionalità. Altri tool mancano altri tipi di funzionalità, quindi cercare veramente di raggruppare tutto sotto lo stesso tetto. Ci sono diversi formati di gara che li vedremo a breve e sostanzialmente fare una gara di I Can Fly, ma soprattutto refertare una gara di I Can Fly pensiamo sia completamente diverso da refertare una gara di cross, in quanto noi non abbiamo, diciamo, tematiche di lead point, di gap, ma sostanzialmente andiamo a verificare i tempi e se le boe vengono effettivamente fatte nell'ordine che è stato dato. Quali sono le caratteristiche tecniche della piattaforma? Allora, si parte con la gestione pilota e documentazione, quindi potete utilizzare la piattaforma per aprire le registrazioni e chiuderle, diciamo, secondo determinati obiettivi. Abbiamo inserito il live tracking. Da oggi facciamo il live tracking con sostanzialmente le tracce che vengono salvate o comunque registrate su SC Contest, e stiamo sviluppando la nostra applicazione per anche dare la possibilità a chi non usa SC Contest di poter utilizzare
una app Android o per iPhone. Abbiamo, e qui Max mi ha veramente fatto impazzire, inserito gli spazi aerei, no? Sostanzialmente andiamo a verificare che quando vengono fatte queste manifestazioni vengano rispettati, o comunque viene notificato agli organizzatori se sono stati rispettati gli spazi aerei. Abbiamo proprio questo mese, il mese scorso, abbiamo inserito il calcolo dello stesso punteggio che fa Edge Contest, quindi siamo in grado di verificare se ci sono stati triangoli fai, chiusi, aperti, non fai o linee spezzate, e abbiamo preso la documentazione fai e cercato di aderire il più possibile ad esse. Ci siamo resi conto che ci sono un po' di cose che non sono diciamo prese proprio alla lettera, quindi anche qua bisognerebbe poi avere un regolamento, poi magari ne possiamo anche parlare, Max o Rinaldo, lo stato attuale del regolamento di I Can Fly. Abbiamo la gestione delle tracce, non solo file IGC, gestiamo tracce GPX. All'X-Crow abbiamo avuto un paio di piloti che ci hanno dato da refertare la traccia del Garmin ed ha funzionato perfettamente. Quindi cosa vogliamo noi? Noi vogliamo veramente democratizzare, cioè tu prendi la traccia con quello che ti pare, basta che ci dai le tracce in un formato GPX o IGC e noi sostanzialmente riusciamo a capire dove sei andato e cosa hai fatto. Gestiamo anche l'integrazione con ISContest. Abbiamo avuto uno scambio di qualche centinaio di mail con i ragazzi di ISContest che ci hanno comunque anche aiutato a integrarci con il loro sistema, così possiamo sostanzialmente reperire le vostre tracce senza chiedervela a voi, ma andare a prenderle direttamente dai server ISContest, e poi parliamo anche della partnership con Fivl nelle slide successive. Poi passiamo alla creazione di task e waypoints, quindi l'importazione di waypoint attraverso file standard, anche qui come GPX, oppure sostanzialmente la creazione di waypoints sulle mappe, e da lì la creazione delle task. Se andate ad esempio sulla nostra piattaforma www.icanfly.app, vedete anche che c'è una barra di sponsors, anche qua riusciamo a gestire gli sponsors che in qualche modo supportano la manifestazione singola o la traccia. Anche qui Max mi ha voluto far implementare diciamo l'identificazione di eventuali gaps all'interno delle tracce, quindi se ci sono dei buchi oltre i 5 minuti noi non squalifichiamo ma notifichiamo che ci sono stati dei 5 minuti di gap, e qui Max, queste sono cose che vengono dal mondo diciamo agonistico competitivo, giusto? Come anche lo spazio sì, ci sono questi regolamenti per l'I Can Fly che hanno non hanno moltissimi punti, molte descrizioni, ma su alcune cose come le caratteristiche delle tracce hanno delle esigenze. Una di queste è che per esempio non ci siano più di 5 minuti fra un punto e l'altro, o in tracce spezzate che la distanza non sia elevata e non sia mi ricordo a memoria, sui 150 metri fra il primo punto e l'ultimo punto del successivo, per evitare che comportamenti non sportivi. Ma noi attualmente, siccome stiamo aspettando anche il regolamento, diciamo che venga attuato anche il regolamento FAI anche in Italia, scusate, semplicemente stiamo adottando queste cose come segnalazioni. Poi dopo sarà il meet director o l'organizzatore che deciderà che queste segnalazioni vengono tenute in conto o no. Attualmente noi abbiamo deciso di fare anche questo per portarci sempre di più verso un regolamento unico e accettato da tutti. Certo. Una cosa, Simone, non so se l'hai detto e l'ho mancata, però te la chiedo. Prima parlavi di boe, chiaramente parliamo di I Can Fly, quindi vuol dire boe in volo e boe a terra, oppure boe che possono essere smarcate o uno o l'altro, o anche in entrambi i modi. Lì come riuscite a gestirlo questo discorso? Sì, praticamente possiamo passare a questa slide e magari parlare direttamente dei tipi di waypoints. Abbiamo sostanzialmente qualsiasi task deve partire con una SSS, che è uno Start Speed Session, e deve finire con un goal. Abbiamo messo come opzionale una ESS, che è sostanzialmente una end della speed session. Sostanzialmente fermiamo il cronometro alla SS e dopo uno va tranquillamente
a farsi il goal. Abbiamo una boa di tipo take off, vuol dire che all'interno di quella boa tu comunque devi uscire in volo. Abbiamo una boa di tipo ground. Le boe di tipo ground, ovvero terra, sono molto importanti per principalmente un motivo. Due motivi: obbligare il percorso o il pilota a fare un determinato percorso, perché noi sostanzialmente vogliamo che sia fatto in quel modo, oppure perché ci sono dei pericoli oggettivi, il burrone, il sentiero che è troppo esposto, o non vogliamo che taglino dritto perché magari è troppo pericoloso, sarebbe troppo svantaggioso, quindi obblighiamo i piloti a passare a piedi in determinate boe. E così facciamo per le boe di tipo aria, ok? In cui sostanzialmente ci puoi solo entrare dentro o viene solo contato quando entri in volo. E poi abbiamo le generiche che sostanzialmente puoi fare uno o l'altra, non mettiamo nessun tipo di diciamo di vincolo. E infine abbiamo una boa di tipo landing, ovvero in quella boa tu devi entrare volando, devi uscire sostanzialmente camminando. Ora qua il discorso sarebbe: ma cosa succede se io manco una boa? Cosa succede se io invece di atterrare passo sopravvolando? E qua ci sono i vari formati di task. Quindi nella standard, ad esempio, noi abbiamo definito che non fa niente, tu ti fai la tua gara, alla fine diamo la possibilità al race director di dare delle penalità per determinati comportamenti, penalità che vengono messe in secondi. Questo in verità è un formato che ad oggi non abbiamo mai utilizzato, no? Pensavo fosse utile, in verità poi con l'X-Crow ci siamo concentrati sull'adventure. L'adventure cos'è? Tu hai 8 boe, devi farle in modo consecutivo, no? E per essere, diciamo, posizionato nella testa della gara devi averle fatte tutte. Ok? Dopodiché ci sarà una classifica per chi ne ha fatte, in caso di 10 boe, 9 su 10, 8 su 10, 7 su 10, ma in quel caso lì cambiano i parametri. Okay? Poi abbiamo la vertical, che come diceva Max, si va sostanzialmente da uno start a uno stop, quindi immaginate una funivia, dal piazzale della funivia al decollo, no? Dopodiché uno si fa il proprio volo in assoluta autonomia, quindi il tempo si è fermato sostanzialmente in decollo. A questo punto viene poi solamente pesato la distanza a cui si atterra rispetto ad un centro che viene posizionato. Certo. Poi abbiamo la carambola, non so se questa fosse anche un'idea della Monica Rottelli, ma andiamo a sostanzialmente fare una gara adventure, ma il ranking finale lo facciamo sul punteggio di XC Score. Quindi andiamo a premiare in qualche modo quello che ha fatto tutte le boe, ma poi ha fatto il volo migliore. Ok. E le boe sono fatte in modo casuale, cioè casuale, diciamo, non importa se tu fai la 1, la 2, la 3 o la 1, la 3. No, sono fatte, devono essere fatte in maniera sequenziale. L'idea è quella di dare un percorso minimo. Sì. Mettiamo che il classico un problema delle gare normali di parapendio è quello di magari una giornata fino al giorno prima non è lo sto granché, poi la sera prima viene fuori una giornata, un hammer tag, e allora c'è il direttore di gara che comunque deve fare una gara che è 2 ore per forza, quindi da una certa distanza, e poi c'è sempre quello che si lamenta, è una giornata che si poteva fare 100 km, che se ne poteva fare chissà che cosa, quindi si è deciso di fare un formato in cui si dà ovviamente un percorso che vada bene per la giornata, ma che poi dia libertà appunto al pilota di fare anche quello che vuole, quindi di sfruttare di più la giornata. Quindi c'è un percorso minimo, di solito abbiamo fatto 2 o 3 boe, che magari può essere anche a questo punto di vista anche un po' tecnico, ma va fatto in sequenza. E questo valida il volo sostanzialmente. Ovviamente bisogna decollare da un certo punto, passare le boe e atterrare nell'atterraggio quello ufficiale. Poi se fatte queste boe, oppure prima o dopo, basta che vengano fatte in sequenza, non è importante quando vengono fatte, ma in sequenza. Se un pilota, la giornata è veramente bella e si fa un 200 km, è chiaro che questo darà il peso successivo al punteggio. Invece quello che ne fa per N motivi, fa solo una planata, anche se fa il percorso, ovviamente avrà una posizione in classifica inferiore. Questo è un formato che serve per fare quelle garette veloci, ma dando possibilità ai piloti di sentirsi liberi di fare quello, di sfruttare la giornata. Quindi senza forse è, diciamo, la formula
È la formula meno I can fly, forse questa, quindi Sì, è più questa è una formula meno in can fly, però volendolo si può usare anche in questo senso, perché la si può usare anche dando boe a terra come boe in volo, però qua non viene valutato più il tempo in generale che ci si mette a fare questa cosa, ma viene valutato il fatto di il volo migliore. Quindi se un pilota, anche una gara di I can fly, sale veloce e riesce a sfruttare interamente la giornata e a fare un volo molto lungo, molto bello, è chiaro che avrà un punteggio molto più alto rispetto invece a qualcuno che sale su lentamente, sfrutta su un pezzo della giornata, fa il minimo indispensabile per scelta Chiaro, e va a atterrare. È chiaro che avrà sicuramente un punteggio diverso, ma appunto si valuta di più, molto di più, la parte di volo piuttosto che la parte. Ho capito. Dopodiché abbiamo inserito la out return ispirati dalla Feltre 33 ore, quindi sostanzialmente una gara su un giorno, più giorni, e andiamo a fare il ranking sulla base del punto più distante. E per quelli che non hanno fatto gol, anche qua c'è interpretazione, ci sono regole che dicono che va sostanzialmente tolto la distanza mancante all'out return, oppure, e nel nostro caso noi abbiamo entrambe, si può anche addirittura fare il ranking solo su quelli che non hanno fatto gol sulla distanza che manca, quindi anche qua servirebbe un regolamento un po' chiaro, così almeno ci allineiamo un po' tutti. Detto questo, visto che la sviluppiamo noi, siamo abbastanza liberi di sviluppare un po' quello che ci viene richiesto, no? E Tra poi, l'altro, Simone, questa formula è anche una, vedo, tra quelle che piacciono di più sia agli organizzatori ma anche ai piloti. Questa tipo la 33 ore, questa out return. sì, poi proprio ultimamente un amico in Svizzera mi ha detto: ma voi avete una task che possa calcolare la massima distanza su 2 punti, quindi si prende lo sviluppo della traccia e si va a calcolare quali sono i 2 punti più distanti tra loro, no? Detto fatto, mi sembra anche nel documento file che ci siamo letti venga chiamato la 2 Sì, points c'è distance. una formula così. Ah, ok. Poi qui appunto se il vostro club adesso diciamo nei termini ragionevoli vuole avere qualche tipo di formato diciamo più particolare, ne parliamo, lo inseriamo abbastanza velocemente, se non va a stravolgere quelle che sono le logiche della piattaforma. E poi ci sono diverse tipi di gare nei settaggi, abbiamo quindi la serie, ad esempio l'X-Row è una serie, ovvero registriamo i piloti diciamo nella serie, dopodiché qualsiasi round della serie, quindi qualsiasi sottogara, no, automaticamente eredita tutti i piloti della serie e cerca di fare una classifica poi finale, no, per quanto riguarda la serie. Anche qua l'X-Crow aveva un suo modo di calcolare alla fine la sua classifica finale, noi ne preferivamo un altro, diciamo. Anche qui bisognerebbe capire qual è il metodo migliore per eventualmente fare il ranking sulle serie, cioè a fronte di 10 gare chi effettivamente poi è arrivato primo, dando 10 punti al primo, 9 al secondo, l'8 al terzo, oppure andando a togliere il volo peggiore, il volo migliore. Cioè qua ci sono opzioni veramente finite, per questo opzioni, che certo. un regolamento diciamo ci aiuterebbe a essere un po' tutti più standardizzati. Poi abbiamo gare che sono stand alone, ovvero vivono la loro gara individualmente, e ultimamente abbiamo inserito una gara di tipo API, vuol dire che si può fare la refertazione da sistemi terzi, cioè non devi venire sulla piattaforma fisicamente e utilizzare la nostra interfaccia grafica, ma tu attraverso diciamo delle API programmatiche, quindi vuol dire dal sito web X di Rinaldo, puoi sostanzialmente chiamare il nostro sistema e dirgli: ma mi fai lo scoring su questo file IGC, e il nostro sistema fa lo scoring e ti dice: queste sono le boe, queste sono le penalità, questi sono i tempi, e poi il sistema terzo si costruisce lui diciamo un'interfaccia grafica. E poi ultimamente abbiamo ancora sviluppato la Championship, di questa siamo veramente interessati, anche qua ispirati molto dal brevetto, dal formato del brevetto di Bassano. Possiamo sostanzialmente adesso configurare in un sito di volo, non lo so, 10 tasks, lasciarlo aperto per 6 mesi e far sì che i piloti nell'arco temporale assegnato, quindi 6 mesi, vadano a smarcare
le 10 tasks. Possono provarle Certo. più di una volta, ma alla fine andiamo a prendere quelli che hanno fatto tutte e 10 le task e sostanzialmente andiamo a sommare i tempi e così facciamo delle classifiche su una championship, diciamo su un arco temporale più lungo. Certo, Questo un è po' come ha formato fatto molto anche bello. come ha fatto il VCO, giusto? Che avevano fatto il loro campionato I Can Fly, diciamo a giornata libera, è più o meno quello lì la formula? Non conosco il formato del VCO. Questo darebbe l'opportunità sostanzialmente in modo così molto accurato di verificare se ad esempio, adesso non voglio parlare impropriamente, magari tu Massimo Max puoi Sì, spiegare. diciamo che il VCO fa una cosa del genere, ma la fa manualmente, bene, ma manualmente. Invece la piattaforma, no, la nostra piattaforma, praticamente il pilota, se vuole partecipare a questa championship, ha il suo account, dichiara la task per cui ha fatto il volo, carica il suo volo e se vuole migliorarlo semplicemente la rifà un giorno successivo, quando può, ricarica il nuovo volo e noi valutiamo il volo migliore. E questo si può fare per tutti i piloti iscritti, quindi noi possiamo fare una classifica in tempo reale, banalmente del championship, dell'intero campionato, ma anche una classifica per la singola task. Mettiamo Bassano piuttosto che Gemona o piuttosto che il Cornizzolo o l'Aveno, parlando di un championship tipo Nord Italia, per cui un pilota va dove vuole, sceglie la meteo migliore che gli piace di più, fa la task che gli interessa di più, carica i voli a tempo 6 mesi, un anno, o quello dipende da Quando si chi decide, organizza, certo. continua a caricare personalmente le proprie tracce, le gestisce e noi a mano che salgono queste tracce produciamo una classifica e a fine campionato ci sarà la generale e le sottoclassifiche dei vari posti. Certo. Un esempio, l'altro formato API verrà usata dal brevetto XC del Montegrappa, che useranno queste nostre API per dare il loro brevetto per il volo di cross, caricando i voli dei vari partecipanti e noi banalmente in trasparenza validiamo le loro tracce secondo i regolamenti che ci hanno dato. Quindi questo è un servizio in più. L'unica cosa che bisogna fare sulla piattaforma è banalmente caricare la task per le proprie esigenze, poi dopo dove si vuole, sul sito del Montegrappa piuttosto che sul sito di un australiano o di un americano, se vuole usare questa formula di controllo lo può fare banalmente gestendo tutto sulla propria Chiaro, piattaforma. certo. Sì. Bene. Chiaramente abbiamo gli start che sono race to goal, quindi si può partire diciamo, dall'origine che viene dato, da un tempo che viene dato diciamo, dagli organizzatori, oppure uno, come nel caso della championship, parte quando gli pare e viene calcolato poi il tempo netto. Questo ci siamo allineati diciamo, agli standard. Produciamo una classifica, ma facciamo anche una cosa che altre piattaforme fanno fatica a fare. Come vedete nello sfondo, poi magari vediamo sulla piattaforma, riusciamo a capire quando uno cammina e quando uno vola, no? Questo è un algoritmo che in parte utilizza anche intelligenza artificiale, cerchiamo di capire un attimino questa cosa, e questo ci permette di gestire voli ground, air, take off and landing, no? Questo è molto bello, soprattutto guardando poi le tracce di Feltre, dove diciamo questi piloti camminano tutta la notte, poi si rimettono in volo al mattino. È molto più entusiasmante vedere queste performance. Poi ci si può confrontare uno con l'altro, no? Si può fare il playback e vedere sostanzialmente come la gara è stata svolta. Quindi cerchiamo di dare anche un bel servizio ai piloti per non solo confrontarsi i tempi uno con l'altro, ma anche andare a confrontarsi diciamo in tempo reale in modo sincronizzato come è stata svolta la gara. Devo dire che la cosa che, non so poi Max se tu hai diciamo particolari opinioni sull'X-Chrome, una cosa che a me è piaciuta molto è innanzitutto che abbiamo insegnato, comunque stiamo iniziando ad elevare l'uso degli strumenti
per chi vuole poi andare a competere in modo professionale, no? Quindi arrivare al mattino con tutto pronto, avere un'idea di come è fatta la task e sostanzialmente, ma soprattutto quello che mi è piaciuto è quando andava in fase di testing del sistema, chiedevo al pilota: ma l'hai fatta quella boa? E lui che mi diceva: sì, l'ho fatta. E io dico: ma sei sicuro? Perché il mio sistema dice che non l'hai fatta. Effettivamente mi si è spento no, quindi diciamo un sistema molto accurato che però ti rende onesto come pilota, no? E questo ti fa capire che non c'è spazio per errori, cioè qua devi aspettare che il C-Track suoni, dargli tempo quel minuto, quei 30 secondi per entrarci bene, per diciamo controbilanciare le incertezze del GPS, che possono essere più o meno 10 metri, che tra l'altro noi andiamo anche a compensare, e chiudere la gara. Quindi abbiamo avuto anche dei casi in cui alcuni piloti non sono riusciti, hanno fatto tutto perfetto, eccetto magari una boa, avrebbero vinto, ma alla fine sono stati praticamente squalificati, no? Certo. Max, intervieni pure quando vuoi. Sì, per quello che riguarda gli strumenti, questo è un'altra cosa che poi abbiamo avuto anche delle grosse novità, ci sono delle novità in arrivo da parte sia in FAI che da sviluppatori di strumenti, e in effetti il problema del pilota che inizia è quello di banalmente non avere mai avuto a che fare con, specialmente le hack and fly. Sanno tutti usare benissimo gli orologi, infatti per noi la salvezza, perché da molti orologi sportivi le tracce sono, devo dire, molto belle, vengono fuori abbastanza bene, ma molti piloti banalmente non hanno, usano solo lo strumento per le quattro dati necessari, ma non lo usano pensandolo ad una gara. Partecipando a questi eventi fatti in questa maniera, capiscono come va impostato lo strumento. Banalmente ci si può approcciare molto velocemente, perché noi utilizziamo un sistema di QR code come usa anche, esempio, ormai è stato abbastanza standard l'utilizzo dei QR code generati con Xcontest e con XTrack. Noi utilizziamo la stessa cosa, quindi quando facciamo una gara sul nostro sistema generiamo subito il QR code, che è distribuibile anche come immagine, quindi sui vari canali social, e banalmente uno fa una foto oppure carica il QR code sul telefono e ha le boe e la traccia, e devi solo seguire lo strumento. Quindi il pilota che inizia, che si vuole concentrare soltanto sulla prestazione, è chiaro che banalmente ha un qualcosa in meno a cui pensare, oppure se non l'ha mai usato inizialmente può incominciare a gareggiare, e poi con un momento di calma può affrontare il discorso di come funzioni tutto il processo dell'uso della strumentazione. Tra l'altro, Max, scusa, ti interrompo un attimo. La settimana scorsa, e penso che anche tu abbia partecipato anche come spettatore, abbiamo avuto con noi i ragazzi di Digifly. So che anche con loro avete delle collaborazioni in essere. Sì, allora Digifly si è interessata alla nostra piattaforma appunto per le idee e i progetti che sta realizzando, ed è nata questa iniziale collaborazione. Spero proprio che continui, perché hanno portato anche in FAI delle idee molto interessanti. La prima sembra molto tecnica, ma invece se si adotta è una soluzione anche appunto per le gare hack and fly, un po' l'uomo di Colombo, che è quella di pensare, fare un board, un tavolo con tutti gli sviluppatori sia piattaforme che di strumenti, un protocollo base omologato FAI, per trasmettere tutte le informazioni necessarie dal pilota agli organizzatori, come la nostra piattaforma, ma anche al contrario, ovvero dalla piattaforma ai piloti. Quindi poter avere un sistema unico per mandare un avviso ai piloti, banalmente sta piovendo, banalmente la gara è finita, oppure attenzione che alla boa 1 è stato avvistato un elicottero. Tutte queste informazioni che normalmente magari anche via per radio si perdono, e sarebbero la differenza, perché danno prima la possibilità di essere più sicuri e di essere avvertiti il prima possibile. Il secondo è quello che, utilizzando un po' di base un protocollo unico, che non sostituisce gli altri protocolli, ma è un protocollo unico autorizzato FAI,
indipendentemente da uno strumento che voglio usare, se adotta questo protocollo, le informazioni arrivano tutte alla stessa maniera, quindi non mi interessa più che uno utilizzi C-Track, utilizzi un altro strumento, un Navitel piuttosto che un Digifly, piuttosto che un'altra cosa, perché di base si può dire allo strumento: no, guardi, io ho bisogno che trasmetti tutto in questa maniera, perché così funziona la gara, quindi non c'è più bisogno di intermatte su queste cose. La seconda cosa che è molto importante, e a me è piaciuta molto, perché è una di quelle cose a cui ho sempre pensato, infatti ai tempi, quando fino a prima del Covid volavo un po' di più, ed è stata la trasmissione satellitare. Infatti anche l'Aeronfly l'abbiamo usata, l'abbiamo resa obbligatoria, ed è una di quelle cose che salva un po' la situazione, perché la rete dati terrestre in montagna o comunque sopra una certa quota in alcuni posti non c'è, anche utilizzando le ultime tecnologie FLARM molto belle, ma in volo, un pilota di Hike and Fly con lo strumento FLARM in una valle chiusa non prende la radio normale, grossa, potente quanto vuoi, non riesce a trasmettere, figuriamoci un strumentino portatile. Vogliono presentare, so di per certo che a breve la presentazione di un vario Hike and Fly, ma utilizzabile anche come strumento sorgente di dati per i vari telefoni, varie applicazioni, quello che si voglia, uno strumento che adotterà le ultime tecnologie di trasmissione satellitare con i satelliti in orbita bassa. Vabbè, ce ne sono tanti, il più famoso è sulla bocca di tutti in questi periodi, che hanno l'enorme vantaggio: una trasmissione dati satellitare arriva dappertutto. L'Europa è coperta e arriva dappertutto, in cima a una montagna come in mezzo a una valle. E mancava, in America già c'è, e ci sono molti telefoni ormai moderni che utilizzano questa possibilità di trasmissione. In Italia e in Europa mancava soltanto la finalizzazione dei contratti dei vari competitor di telefonia mobile, ma quest'anno sembra, già pubblicizzano, quindi quest'anno sembra che ci saranno questi nuovi contratti, quindi banalmente con il vostro telefono, con il vostro abbonamento telefonico, arriveranno queste possibilità di utilizzare anche la trasmissione dati con gli ultimi telefoni, con il vostro abbonamento telefonico, appunto. E Digifly presenterà questo primo strumentino Hike and Fly, che per me è una svolta da questo punto di vista, che utilizzerà appunto sia la rete mobile terrestre che usiamo tutti i giorni, sia la rete mobile satellitare con i satelliti in bassa orbita. E questo porta, per me, pensandola con l'adozione di un protocollo unico per la trasmissione bidirezionale dei dati, questo porta grossi cambiamenti per la sicurezza, in primis per la sicurezza, perché Certo. qua i dati viaggiano, sicuramente viaggiano di più che con una radio, Certo. o banalmente solo con la trasmissione la trasmissione normale terrestre. Quindi vediamo di continuare in questa via. Esatto, la nostra collaborazione con Digify. Abbiamo questa collaborazione con X-Contest, in cui praticamente possiamo aprire questi diciamo, eventi come se fossero un po' l'XC Italy, sostanzialmente lo stesso formato, però sono, diciamo, specifici per una gara individuale, una serie di gare. L'abbiamo fatto per l'X-Crow, infatti se andate su xcontest.org/xcrow lo potete vedere, l'abbiamo per Like e via dicendo, quindi se vi interessa abbiamo anche un canale per poter fare questo. E poi abbiamo questa fantastica partnership. Scusami se ti interrompo, Simone, se torni sulla slide di prima. Ci tenevo in questa slide, vedete, nominato il volo libero VCO, ed è stato inizialmente da giugno dell'anno scorso. Abbiamo fatto questo primo test della piattaforma, e ci hanno ospitato, hanno capito subito l'idea di base e ci hanno ospitato. Volevo approfittare dell'occasione di ringraziarli ancora, e sperando che più avanti ci siano ancora altri eventi da fare insieme. Esatto, Okay, i nostri amici dall'altra parte del lago Maggiore. Parte del lago. Poi abbiamo questa partnership con FIVE, dove sostanzialmente possiamo garantire, o comunque un bassissimo costo per la refertazione di piloti che sono iscritti a FIVE. Questo grazie, diciamo, a un accordo, quindi grazie a Rinaldo, grazie a Rodolfo, grazie a Ennio, no? Per aver creduto in questa cosa qua. Questo ci ha dato anche la possibilità di sviluppare molto più velocemente.
abbiamo quindi, chiudiamo così andiamo poi magari in demo, abbiamo tutta una serie di sistemi, quindi abbiamo, di cui non abbiamo ancora parlato, ma la gestione delle tessere per i club. Abbiamo sviluppato questo sistema prima ancora dell'HFSS perché sostanzialmente noi che dobbiamo gestire più di 100 piloti stava diventando un lavoro a tempo pieno, rilasciare tessere e via dicendo, e sostanzialmente adesso siamo in grado di creare queste tessere digitali e anche automatizzare le comunicazioni con la FIVL. Quindi noi automaticamente mandiamo i documenti che riceviamo dal form di registrazione direttamente alla FIVL una volta ricevuti. Questa è una buona automatizzazione, quindi se c'è qualche club che vuole aggiungersi a, diciamo, praticamente nessun costo, comunque un costo irrisorio. Poi abbiamo la parte di HFSS, abbiamo la parte del nostro live server, abbiamo la parte della mobile application. Qui è uno snapshot della gestione delle tessere delle fly cards. Tra l'altro diciamo, abbiamo cercato di introdurre anche un sistema per gestire le fly card, diciamo, principalmente per gestire i turisti, per farli contribuire in qualche modo ai costi che abbiamo sempre più alti di manutenzione dei decolli e degli atterraggi. Ma non solo, questo sistema integrandosi con l'HFSS, uno in teoria si potrebbe fare le garette all'interno del club saltando completamente le registrazioni, perché andiamo a prelevare i dati dei piloti che già abbiamo sostanzialmente in un sistema. Come ho detto prima, l'X-Cro è stato una serie fondamentale per noi, ci ha portato a regime. Abbiamo refertato Max, mi sembra 5 sottogare. Sì, 5. E secondo me la cosa migliore che abbiamo fatto è far partire i piloti veloci al mattino, quindi QR code delle task disponibile sugli schermi, così i piloti al mattino passano, se le scannano con XC-Track o Fly Sky High o qualsiasi dispositivo e viene automaticamente configurato, quindi sono pronti, diciamo, a partire immediatamente, ma soprattutto alla chiusura della task dopo 10 minuti diamo le classifiche con tutti i tempi precisi. Okay? Quindi tipicamente in queste gare dovevamo aspettare l'evento dopo per poter fare le premiazioni, con molta pressione per noi, perché comunque abbiamo avuto dei momenti abbastanza tesi, siamo riusciti comunque a stabilizzare il sistema, adesso dare sostanzialmente in tempo reale, alle volte addirittura se arrivano tutti prima della chiusura della task la diamo in base all'arrivo dell'ultimo pilota. E poi tipicamente andiamo a dare le classifiche finali, confermarle il lunedì e il martedì. Alcune volte c'è stato il problema che la giornata era buona, la gara è finita presto, siccome ormai c'erano delle tempistiche organizzative, abbiamo dovuto aspettare per dare le classifiche che il tempo, l'orario che si dichiarava alla fine della gara, quando invece noi eravamo già belli che pronti. Ci sono molte gare, abbiamo visto sul calendario della FIVE, e pensiamo che l'Italia potrebbe veramente organizzarne molte di più, soprattutto amatoriali, e speriamo che il nostro sistema possa aiutare a far crescere, diciamo, in tutte le dimensioni. Sviluppi futuri, a noi piacerebbe comunque avere una app certificata FAI, che stiamo in qualche modo valutando se svilupparla interamente o attraverso partnerships. Vorremmo avere anche la nostra piattaforma certificata FAI per quanto riguarda la identificazione dei triangoli e, diciamo, capire se effettivamente possiamo essere considerati tali, e stiamo iniziando a fare i primi ragionamenti in assenza di un regolamento, visto lo score di C-Contest o simili C-Contest o comunque FAI sul volato, se si può in qualche modo calcolare uno score per il camminato e in qualche modo andarli a pesare. Abbiamo iniziato a buttare giù le prime formule matematiche, e questo perché avendo fatto tanta refertazione abbiamo molti casi su cui poter ragionare. Poi magari, non lo so, fare una proposta attraverso i canali ufficiali. Siamo molto vicini all'identificazione di questa formula. Diciamo, Simone, che parlando di regolamento I Can Fly, è già più di un anno che c'è un gruppo di lavoro in essere, che magari è stato un po' rallentato anche dal fatto di queste elezioni in Aeroclub, poi si deve adesso installare di nuovo il nuovo gruppo direttivo e così via, quindi c'è stato un attimino di fermo, però ti posso dire che adesso secondo me ci sarà veramente un impulso,
che è dato anche dal fatto di questi mondiali 2027, e quindi nel 2026 un ranking italiano va costruito e una nazionale italiana va costruita. Quindi io penso che quest'anno senz'altro vedremo la nascita del regolamento, e siccome anch'io faccio parte di questo gruppo, sarà anche un mio compito, diciamo, quello di portare all'attenzione di queste persone questa piattaforma, perché io la trovo veramente molto molto valida. Il nostro obiettivo sarebbe veramente di avere una gara così come definita FAI, no? Che rispetta il regolamento al 100%, qualsiasi regolamento esso sia, cioè non andiamo a discutere. Poi avremo le gare non FAI con i nostri formati per divertirci, però mi piacerebbe proprio avere diciamo, delle specifiche ben precise su cui sviluppare questa cosa qua. Certo. E infine passiamo ai ringraziamenti prima della demo. Quindi a Rinaldo, che non solo hai partecipato ai nostri eventi, ma hai visto praticamente questa piattaforma nascere, e c'hai comunque, secondo me, Rodolfo per quanto riguarda la parte di Sci Italy, ma anche il presidente della FIVL, Ennio Favero, che comunque ha creduto nel progetto, quindi abbiamo un interlocutore assolutamente di livello. La nostra presidente Monica Rottelli, che veramente se non fosse per lei forse non saremmo qui, che comunque continua a spingerci, organizzare eventi, alcuni funzionano bene, alcuni meno bene, comunque quello che stiamo facendo, stiamo raccogliendo tanta esperienza nella gestione degli eventi, che non è semplice. Siamo partiti con pochi piloti, stiamo aumentando il numero di piloti, più eventi, diciamo, all'interno di magari un periodo di tempo, e sostanzialmente facendo tanta refertazione ci rendiamo conto di quali sono anche quei casi limiti da andare a gestire, no? E poi le nostre famiglie, così come io ho sviluppato a tempo perso, quindi passato le notti, diciamo, qui a Caslano dove vivo, e abbiamo il VCO, che secondo me è un partner fantastico, sono sempre a disposizione per qualsiasi tipo di prova, provetta. A noi ci servono anche queste gare informali, all'inizio ci servivano per poter testare il sistema, e chiaramente il volo libero Lago Maggiore. Io direi facciamo una carrellata della piattaforma. Chiaramente la piattaforma inizia a essere abbastanza complessa, quindi ci vorrà poi, diciamo, un training a parte. Posso condividere direttamente lo schermo? Sì, certo. Prima di questo volevo dirvi una cosa. So che mi avete già preannunciato che volevate, diciamo così, cercare di attirare qualche club e godere di una... Sì. diciamo così, di qualche agevolazione. Vogliamo dirlo, così magari qualcuno che sta pensando a qualche gara piuttosto che... Sì, allora chiedo all'AMP di rimettere la slide, così non ci ritorniamo dopo. Abbiamo sostanzialmente pensato che ai primi 5 club che ci contattano faremo refertazione gratuita per i piloti partecipanti tesserati FIVL. Quindi se avete una decina di piloti, sono tutti, diciamo, sotto XC Italia, in questo modo qua riusciamo a farvi una refertazione LAMP addirittura quasi da remoto, e questo per permettervi anche voi magari di fare qualche test, per testare anche il territorio. Questa è un'altra cosa importante, no Rinaldo? Sono territori che noi non abbiamo mai visto dal punto di vista dell'Hike and Fly, quindi anche noi stiamo, diciamo, scoprendo il nostro territorio sotto un diverso punto di vista, no? Assolutamente sì. Detto questo, vi ringraziamo. Andiamo sulla piattaforma velocissimamente in 10 minuti, che ve la facciamo vedere. Quindi presento adesso la piattaforma. Scusate, una domanda, ma laddove si ignorino tutte le particolarità della refertazione cross country di FAI, no? I leading points, la qualità della giornata, eccetera, eccetera. Cioè, comunque a livello di tempo e di smart cowboy, in teoria, lavorando solo col tempo, si potrebbe utilizzare anche per refertare, diciamo, in modo lineare una gara di cross country questo vostro sistema. Sì, rispondo io. Sì, l'idea era quella. L'idea sostanzialmente è quella, e già lo possiamo fare. Appunto, perché dico, cioè,
banalmente, anche se tu non vai a piedi ma voli e basta, sei un decollo, vai, parti, fai le boe che ci dai, che noi assegniamo, noi valutiamo in base al tempo. Certo. Inoltre, appunto, la nostra piattaforma è molto elastica, se c'è qualche parametro, come per esempio il formato carambola, che utilizza punteggio, diciamo, fai per i triangoli, quindi dando un moltiplicatore a seconda del tipo di triangolo, si può anche utilizzare anche quello, come già facciamo, oppure qualche altro parametro che si può decidere. Però sì, se la domanda è, dato un percorso e si vuole valutare il tempo un po' uno su cui si fa, questo è già così. Perfetto, grazie. Ho iniziato a condividere lo schermo, non so se lo vedete. Sì. Io vedo ancora la presentazione però. Aspetta che lo cambio. Ok, perfetto. Questa è la piattaforma, questa è la pagina pubblica che potete vedere tutti con la lista delle gare che abbiamo deciso in qualche modo di esporre. Qui sopra, come dicevo, abbiamo i nostri amati sponsors, no? che in qualche modo ci supportano direttamente o indirettamente. E ad esempio possiamo andare a subito valutare, ad esempio nel caso del VCO, come andiamo a gestire in questo caso il QR della task. No? Quindi in questo caso siamo al mattino, il pilota viene dato sostanzialmente questa interfaccia su uno schermo e selezionando il tipo di task, questo QR code viene generato secondo gli standard di XC-Track, no? E viene letto direttamente da XC-Track, da FlySky High, e si può eventualmente poi scaricare il file o il QR code stesso per farlo girare attraverso nelle chat. Per chi di voi avesse XC-Track che fosse collegato può scannerizzarlo e vedrete che appare la task così come è stata creata. Sostanzialmente viene anche data la possibilità ai piloti di studiarsi la task, quindi viene sostanzialmente selezionata la Adventure in questo caso, e vedete abbiamo sostanzialmente tutta una serie di informazioni. Anche qua ci siamo ispirati da cose che già più o meno esistono ma abbiamo consolidato in un posto solo, quindi abbiamo la total distance, abbiamo la distanza passando dai centri, o comunque abbiamo la distanza ottimizzata che è quella rossa, cioè sostanzialmente andiamo a calcolare quello che è il percorso migliore, efficiente, quindi senza dover andare fino al centro della boa. Supportiamo sempre un certo numero di mappe, quindi topografiche, di terreno, satellite. Questo perché? Perché io veramente voglio che il pilota a casa spenda un po' di tempo per capire cosa va a fare, senza dover utilizzare sistemi terzi. E diamo anche sostanzialmente qual è il punto di inizio ideale e sostanzialmente l'azimut per uscire, e qual è l'ultimo, diciamo il punto ottimizzato per chiudere sostanzialmente la task. Qui abbiamo anche la possibilità di generare il taskboard. Ci siamo stancati, vedete qui noi ci siamo stancati di scrivere a mano, no? Allora abbiamo detto, visto che abbiamo tutte le informazioni, facciamole in modo automatico, no? E come vedete siamo in grado sostanzialmente di dare tutte le informazioni. Poi vi farò vedere che abbiamo anche inserito adesso le informazioni meteo con il QNH tutto in modo automatico utilizzando OpenWeather, no? Detto questo, potete scaricare il PDF e stamparlo e darlo direttamente al mattino. Quindi siamo arrivati a un certo punto in cui se al mattino ci dicono dovete fare la boa 5 metri più corta, la facciamo 5 metri più corta, la taskboard si aggiorna, il QR code si aggiorna e siamo pronti a partire in 2 secondi, no? Quindi non dobbiamo starci troppo appresso. Una tipica classifica, prendo quella del Cornizzolo, ad esempio dell'Adventure, è fatta così, no? Abbiamo tutti i vari piloti, sappiamo se loro hanno fatto gol o meno. Per chi non fa il gol gli si viene dato, diciamo, il tempo ufficiale dall'apertura della task fino alla chiusura, e in questo caso vedete c'è stato ad esempio un pilota che alla boa di 0,1 non è entrato sostanzialmente, no? E questo noi poi nella parte, diciamo, protetta andiamo a valutare i motivi, ma come vedete abbiamo i tempi precisi
di quando un pilota è entrato nella boa, no? Se andiamo a vedere ad esempio Filippo, che ha fatto tra l'altro un'ottima serie, andremo a vedere da qualche parte che sostanzialmente ha mancato La boa in decollo. La boa in decollo. Non è che l'ha mancata, ma la boa era da fare a piedi e lui l'ha fatta in volo. E lui l'ha fatta in volo. Infatti vedete che è arrivato a piedi fino qua e decollato prima, e il sistema l'ha identificato come attenzione, sei passato in volo invece di entrarci a piedi. Infatti, se vi ricordate, c'era scritto no walk in, no? E abbiamo molti di questi casi. Anche qui possiamo confrontarlo con un altro pilota, no? Andiamo a vedere i due, gli diamo il play, magari lo accelero particolarmente, e vedrete che i due si fanno la sua gara. Quindi qua andiamo a verificare un po', a dare questo un po' di spettacolo, no? Alla fine questo è puro spettacolo, molto, molto interessante. Secondo me è piaciuto molto questa funzionalità. Anche qui. Io penso che questo, Simone, sia una cosa che poi i piloti se la vanno a rivedere e confrontarsi in base all'amico, in base al rivale, a quello che tengono d'occhio. Cioè, lì è eccezionale poi, questa cosa. Sì, e poi è molto interessante vedere le diverse scelte, quelle che hanno pagato di più rispetto a quelle che hanno pagato di meno. E questo, ritorno a dire che è la parte di democratizzazione, la parte di far crescere i piccoli piloti dei nostri club e portarli a competere a livello internazionale, facendosi proprio questi percorsi di crescita, no? Secondo me. Certo. Dopodiché, se andiamo e così via, ad esempio, questa era la parte di adventure, poi abbiamo la parte della vertical, ad esempio, dove andiamo a selezionare ad esempio i risultati della vertical, e in questo caso abbiamo sostanzialmente uno scoring dato da una formula che la nostra presidenza Monica Rotelli ha ideato nel tempo, che tiene conto anche della distanza sostanzialmente di atterraggio, no? E anche qui abbiamo i vari tempi. Andiamo a creare velocemente una task, così almeno cerchiamo di chiudere in tempi abbastanza brevi. Innanzitutto, una cosa che ho dimenticato è che qui viene dato un link per potersi registrare, guardare la live, quindi uno può sostanzialmente registrarsi, e ci sono diversi tipi di form che possono essere gestiti, che richiedono diversi livelli di profondità di informazioni, no? In ogni caso adesso andiamo nella parte di race, vedo che il demo effect è sempre qua. Abbiamo anche la gestione dei piloti, no? In cui sostanzialmente possiamo andare a valutare quello che sono i piloti e tutte le informazioni. Questo QR code serve per attivare la nostra app mobile, no? Quindi noi vogliamo una app, e ve la farò vedere in 2 secondi, che non devo inserire chi sono, che gara faccio, cioè tu scanni il QR code e la app inizia a registrare, così togliamo, diciamo, tutta la parte di configurazione, perché le informazioni le abbiamo già al sistema, quindi tutte le informazioni della gara sono racchiuse in questo QR code. Ritorniamo alla task. In questo caso possiamo creare ad esempio una task selezionando diciamo il nome, andiamo a mettere addirittura la frequenza radio, perché questa poi viene portata nella taskboard. Andiamo a definire gli orari di partenza, gli orari di chiusura, che possono essere anche su più giorni. Andiamo a selezionare quello che è il formato, no? Potrebbe essere una adventure, una qualsiasi. Andiamo a definire se il goal deve essere fatto a piedi in volo o non ci interessa. Andiamo a definire se lo start è laps o race to goal, questo è in linea con le normali gare, e se la fine è un cilindro o una linea. Ok? Quindi andiamo sostanzialmente ad aggiungere un waypoint, no? Io dico ok, aggiungo questo waypoint, lo chiamo Simone, l'altezza la prendiamo da Google Earth, no? Quindi andiamo a definire anche l'altezza del waypoint, costruisco la mia task velocissimamente, dico ok, io parto dalla T1, vado a Simone e chiudo sulla terza. A questo punto vado a settare il mio raggio qua, vado a settare il mio raggio qua e vado a settare il mio raggio qua. Ok? Posso farlo anche manualmente, andando a inserire i valori puntuali, e non appena seleziono l'ultima come goal mi viene offerta anche la possibilità di capire se è meglio gestire
la linea o il cilindro, no? Quindi la linea va sempre perpendicolare dalla direzione dell'ultima boa, no? Oppure il cilindro. Queste sono due opzioni che noi mettiamo a disposizione. Una volta creata la task, magari facciamo una test demo, no? Mettiamo, che ne so, dalle 9 alle 14, no? Andiamo a creare la nostra task. Dopodiché vado a leggere, magari siamo al mattino adesso, sono le 8, andiamo a leggere i dati meteo, tac, questa è a borso del grappa, l'altitudine, e vado a inserire sostanzialmente il QNH, il QNH, no? Questo cosa ci permette di fare? Ci permette poi di andare a sostanzialmente creare la taskboard, no? E di inserire tutti i dati, ad esempio il QNH, la temperatura, ma anche vediamo la correzione dell'altitudine, no? Se in qualche modo volete essere più accurati. E poi ci sono tutte le varie informazioni che sono la proprietà sostanzialmente della task. Una volta fatta questo, possiamo chiaramente scaricare il file per EasyTask, farlo girare su WhatsApp ed eventualmente renderla disponibile al pubblico. Una volta che noi clicchiamo qua, viene disponibile al pubblico. Quando andiamo nella parte pubblica, adesso vedrete che nella task QR uscirà test demo. E questo è il QR code che ha in qualche modo raggruppate tutte le informazioni relative alla task che abbiamo configurato di là. Quindi non abbiamo più bisogno di un sistema terzo in cui andiamo a costruire le task, l'altro che ci serve per leggere, l'altro che per vedere la Q&A, l'altro per fare la live, l'altro per sostanzialmente definire i formati di gara. Abbiamo racchiuso tutto in un mega sistema, no? E più andiamo avanti, più roba cerchiamo di accentrare su questo sistema. A questo punto, Simone, manca solo un'app che ti faccia proprio da navigatore, dove non usi più neanche Sky High, sì. Oppure... E siamo quasi arrivati anche lì. Stiamo lavorando. Nelle gare adesso poi cosa si vede? Ad esempio, se prendiamo il VCO, abbiamo noi come amministratori o comunque come direttori di gara la possibilità di fare poi lo scoring, e anche qua, come vedete, andiamo a vedere se ci sono stati gap, se ci sono state infrazioni sullo spazio aereo. Ad esempio qua in questo caso questo pilota ha un gap di 23 minuti sulla traccia, no? Possiamo andare a vedere in qualche modo anche su Google Earth, ma abbiamo messo, questo anche Max mi ha fatto venire matto, se per caso uno si è sbagliato, che ha fatto partire il GPS, lo possiamo graziare, gli andiamo a aggiustare la traccia in modo automatico. No, andiamo a mettere un punto fittizio che parte dal centro della boa, magari si è sbagliato, il race director ha deciso di non squalificarlo. Abbiamo anche la possibilità di definire in questo caso gli spazi aerei, caricando i file che scarichiamo direttamente da IC Contest, no? Li possiamo anche visualizzare, ok? Quindi qua andiamo a vedere ad esempio tutti gli spazi aerei che sono in questo modo attivi. E questo viene poi considerato all'interno della refertazione. Non succede nulla di automatico. Se mi permetto, qua anche Rinaldo ci sarebbe da lavorare, perché l'interpretazione degli spazi aerei qua è un'altra cosa in cui questi spazi che noi usiamo non sono proprio certificati, sono utili per dare un controllo, ma manca la certificazione. Qua ci vorrebbe un intervento superiore per avere un sistema di gestione degli spazi aerei, che qua, come dicevo prima, con un protocollo, no? Con un protocollo unico ci vorrebbe un sistema per cui si riesce ad avere una lettura degli spazi aerei certificata, in maniera che se si deve fare un appunto questo è valido ed è incontestabile. Ma è un altro appunto su cui bisognerebbe lavorare. Dovrebbero farlo a livello di IP in ENAV, magari. Sì, dovrebbe farlo chi può, chi è certificato, e fornire un file, un qualche sistema, un qualche cosa che possa essere letto da tutti e dire ok, io uso quello, è certificato, quando referto una traccia, se c'è un'infrazione è un'infrazione. Non diventa più per dire sì, c'è un'infrazione, ma è su uno spazio che è stato generato da terzi, comunque da chi non è preposto a farlo.
quelli che arrivano su come i NOTAM e negli spazi aerei che sono su Contest sono spazi che sono gestiti da volenterosi, che ringrazio perché in effetti ci tolgono un po' il problema, però lasciano la questione annosa del fatto che gli spazi aerei così non vengono gestiti nella maniera corretta, diciamo. Non è sbagliato usare questi spazi, perché è l'unica maniera che abbiamo diretta per farlo, ma non è la maniera corretta, ci vorrebbe un sistema. Certo. Sì, chiaro. Poi abbiamo aggiunto una feature la scorsa settimana, appunto quella del calcolo dell'IC score, e adesso quando facciamo sostanzialmente la refertazione, indipendentemente se sia richiesto o meno, andiamo a dire quello che noi abbiamo visto in termini di IC score e se c'è stato un triangolo file, qual è stata la distanza out return. Questa è fatta in automatico per tutti, no? Ma non solo, lo diamo anche come servizio separato adesso, in cui, tra l'altro, adesso non voglio entrare in polemiche forse, ma comunque abbiamo trovato dei triangoli che IC Contest non trovava, no? E anche qui perché gli algoritmi non sono trasparenti, ci sono molti modi di sostanzialmente identificare questi triangoli fai. Alle volte noi troviamo dei triangoli, probabilmente perché abbiamo utilizzato anche, diciamo, algoritmi un po' più sofisticati di AI, e troviamo roba migliore, quindi ci sono anche alle volte 50-60 punti di differenza, no? E queste cose mi piacerebbe poi investigarle un pochettino meglio, anche magari con qualche esperto. Qui abbiamo questa pagina in cui uno può caricarsi il proprio file e andarsi a fare il conto, quindi andiamo a vedere qual è la distanza, andiamo a vedere qual è lo score, quanto lo paghiamo, e va a identificare che in questo caso un close file triangle. Andiamo a calcolare anche l'out return, perché nel documento file c'è scritto che comunque l'out return potrebbe essere un'alternativa. Sostanzialmente tu cosa devi fare? Devi vedere se c'è un triangolo file chiuso aperto, un triangolo piatto chiuso aperto, la linea spezzata, out return, e devi andare a vedere quello che paga di più. Quello paga di più, certo. Ma nell'IC Contest non ho mai visto l'out return, ad esempio. No? E infatti anche noi l'abbiamo calcolato, ma non lo usiamo, giusto per una questione di benchmark, per far sì che le cose tornino da un punto di vista, diciamo, normale. E come vedete qua abbiamo calcolato con la linea gialla, andiamo a far vedere dov'è la stellina dell'out return, no, rispetto allo start, andiamo a calcolare il finish point, andiamo a calcolare lo start point, che non sono il primo punto della traccia e l'ultimo, ma il finish point è il punto più vicino dopo il terzo segmento a dove si è partiti. E qua abbiamo anche fatto l'algoritmo che ci aiuta a capire quando uno va in volo e quindi identificarlo con una X. Tutto questo per arrivare ad avere praticamente gli stessi punti di IC Contest. Questo adesso non dobbiamo più chiedere IC Contest di darci l'informazione, ma ce la calcoliamo in automatico. In teoria anche in modo migliore, da quello che ho capito. È molto difficile. Molte volte siamo nello 0,1%, magari negativo, alle volte troviamo dei triangoli che loro non trovano, e questi vuol dire passare magari da una linea spezzata che paga 1 a un triangolo file che paga 1,6, no? Sì. Queste cose, infatti ci chiedevamo con Max, adesso non voglio tirarla per le lunghe qua, però ad esempio ci sono alcune regole che ci deve essere, ad esempio, la distanza di chiusura non deve essere inferiore al 5%. Altre volte si dice che sostanzialmente il lato minore del triangolo sia del 20%, per il file deve essere il 28%, ma alcuni di questi parametri ho visto che vengono modificati, come anche i coefficienti, in base ai contest, cioè sono parametri di configurazione di questi contest, cioè come noi facciamo il punteggio in XC Italia non è lo stesso come viene fatto ad esempio in XC Polonia, perché ho visto che quando si creano questi eventi tu devi dirgli come lo vuoi calcolare, come lo vuoi scorare, quindi anche qua non c'è un punteggio universale, no? E se utilizziamo invece i documenti file, secondo me andremo a essere troppo stringenti su alcune cose. Qua ci sono tutte discussioni da fare che secondo me andrebbero diciamo in qualche modo intavolate, diciamo, con anche altri esperti. Però un triangolo file dovrebbe essere come fai comanda, diciamo così. Il problema è che il regolamento dà delle regole base, ma calcolare quello che questi regolamenti dicono è un problema matematico molto complesso. Quindi il discorso è: quando lo vuoi sapere questo risultato, lo vuoi sapere subito, fra 10 minuti, fra un giorno? Quanto potenza di calcolo puoi investire per ottenere un risultato preciso?
diventa anche molto costoso. Per quello, per esempio, X-Contest molte volte capita che il primo risultato che dà non è quello che si vede il giorno dopo, perché di notte ci lavorano, certo. calcola un po' tutto, quando è tutto un po' tranquillo, ricalcola un po' tutto e magari dà un risultato o praticamente simile o anche molto diverso, perché è anche una questione proprio di potenza di fuoco, diciamo, passatemi il termine, per riuscire a fare questo calcolo che non è banale, anzi è una cosa molto complicata. I primi test che abbiamo fatto, quando ci siamo messi a fare questi calcoli, e ci volevano le mezz'ore, cioè per riuscire a farli matematicamente sono pesanti. Matematicamente è complicato. Poi il buon Simone, utilizzando anche la sua esperienza come con le AI, è riuscito a trovare dei sistemi efficienti, più efficaci, più evoluti, che riescono a ridurre i tempi di calcolo e ad ottenere un risultato più che accettabile. Però per chi usa X-Contest era chiaro da tempo, perché a me personalmente e anche ad altri è capitato spesso che carichi la stessa traccia più volte e hai risultati diversi. Sì, ma banalmente non si può neanche colpevolizzare nessuno, perché appunto dipende in effetti da il regolamento non è così specifico, non è, per esempio, se parliamo esempio delle gare normali, c'è il GAP che ha delle formule che vengono spiegate, formule che vanno adottate in maniera precisa e danno un certo risultato, e qua non si può scherzare. Invece nei regolamenti per i triangoli c'è una spiegazione, come ottenere quel risultato libero, quindi dipende da moltissime cose. In effetti questo è un problema, non un problema, perché una volta che accetti una piattaforma che fa il calcolo in una certa maniera, basta che lo faccia uguale per tutti, insomma. Lo fa uguale per tutti e per un momento lo fai andare bene. Però il problema è che se prendi quello a riferimento, o usi solo una piattaforma perché fa un certo calcolo in una certa maniera, oppure devi accettare che magari ci possono essere delle differenze, perché né il calcolo né il risultato né il come lo ottieni è scritto da qualche parte. Banalmente, anche se fosse scritto un algoritmo preciso per ottenere un certo risultato, bisogna valutare in effetti quanta potenza di calcolo ci vuole per ottenere un risultato preciso. Quindi se lo voglio sapere subito, quel calcolo di base non va bene, perché è troppo complicato, troppo pesante, e ci vorrebbe un sistema che a questo punto diventa costoso, e noi questo lo vogliamo evitare. Noi vogliamo dare un risultato il più credibile possibile, il più onesto possibile, il più aderente alle regole possibile, ma deve rientrare nei costi sostenibile, diciamo così, disponibile per tutti. L'ideale sarebbe che quando si definiscono queste regole vengano anche dati codice, diciamo, software di esempio, così non si lascia spazio a interpretazione, no? Quindi uno dice... Sì, per alcune cose c'è del codice, fai, e però altre cose... Quindi tutto per avere dei benchmark, no? Per sapere sostanzialmente quello... come deve essere il risultato, e vado a confrontare se lo faccio giusto o meno. Simone, se riesci a far vedere magari se oggi la live, la XC Italia ci risulta noi che qualcuno è volato, così facciamo vedere l'abbinamento della nostra interfaccia con XC Italia. In questo caso vedete appunto il risultato di questa collaborazione tra X-Contest e XC Italia. Grazie appunto alla FIV noi possiamo accedere ai dati di XC Italia e possiamo vedere tutti quelli che hanno volato, e quindi ritornando all'offerta che abbiamo fatto prima, per una gara I Can Fly o comunque qualcosa che possiamo organizzare utilizzando il server e i dati passatoci dalla FIV e da XC Italia, noi possiamo avere il live di tutti i piloti iscritti FIV. Nasce la cosa di avere un costo in meno, perché qualsiasi servizio internet che trovate di gestione delle gare è chiaro che ha un costo per gestire una live. In questo sistema noi invece FIV, che mantiene XC Italia, ci dà l'opportunità di fare una refertazione a tutti gli iscritti FIV a titolo gratuito, quindi questo è un grosso vantaggio.
non dobbiamo andare sul sito X Italia a prenderci le tracce, ma possiamo sostanzialmente reperirle in modo programmatico, quindi posso scaricarmi il mio GPX della traccia ed eventualmente refertarlo direttamente. Infatti l'ho appena scaricato. E per concludere volevo ancora far vedere che abbiamo utilizzato, sto creando una pagina diciamo, su quelle utilità più frequentemente usate. Abbiamo visto piloti, ma c'è la traccia in IGC, me la converte in GPX, GPX, IGC, mi unisci due tracce, no? Quindi abbiamo tutte queste utilità per poterlo fare. Anche qui prima utilizzavamo GPS dump e poi utilizzavamo un'altra, abbiamo deciso, senti, facciamo che farcele noi, le mettiamo tutte in un posto solo, così almeno non dobbiamo utilizzare 1000 sistemi. Abbiamo la possibilità di aggiungere punti arbitrari all'interno delle tracce per far sì che in qualche modo facciamo una riparazione delle tracce e altre utilità, ma come anche questa qua, gli spazi aerei, uno si può in qualche modo caricare il file degli aerospazi che si scarica da IC Contest, si mette la sua traccia e prima magari di caricarlo su IC Contest può subito vedere se ha fatto delle violazioni, no? Quindi diamo questa cosa qua. E poi mi piacerebbe mettere anche pubblicamente, solo che mi siede un po' il server, la parte di scoring, quindi uno si può fare anche uno scoring per verificare il benchmark con IC Contest. Probabilmente questo lo faremo, ma sarà pesante da gestire. E per concludere adesso chiudo sostanzialmente la piattaforma e sostanzialmente faccio vedere la mobile app, lo stato attuale. Quindi si parte con Android, vado a scannerizzare quello che era il QR code che ci eravamo detti per attivare la gara, no? In questo caso vado a vedere il QR code, tac, automaticamente dice, tu sei Simone Severini, questa qua è il tipo di gara, vuoi fare il live? Sì, attivo il live e basta, inizio sostanzialmente a dare i permessi giusti e il sistema inizia a registrare. In questo caso non mi sto muovendo, no? Una volta, e non vogliamo molto più di questo per adesso, no? Ci serve solamente una cosa base che però mi piacerebbe avere, diciamo, approvata dalla FAI. A questo punto la fermiamo, diciamo il volo è finito, no? Mi fa vedere sostanzialmente qui dove sono io, come mi sono mosso, ma posso scaricare GPX o IGC, no? Oppure posso decidere di andare a caricarla sul mio server. In questo caso non voglio scaricarla, quindi skip download, e la traccia, in questo caso non è andata, ma comunque la traccia è stata in qualche modo caricata. Questa app qua ho fatto anche il track log, volevo anche che i piloti lo utilizzassero per mantenere, diciamo, uno storico dei voli che ha fatto. E questo finisce sostanzialmente la piattaforma, quindi c'è ancora un pochettino di lavoro da fare, ma quindi, ci siamo quasi. Simone, questo funziona con Android e con Apple anche? Per adesso solo con Android, però qui è dove mi piacerebbe un po' trovare qualcuno nel mondo FIVL, tesserati FIVL o comunque che volano, che abbiano esperienza in questo settore, che magari inizino ad aiutarci e creare magari un team di lavoro su queste cose qua, perché stiamo un po' scoppiando, sta diventando un semilavoro. Ci credo. Lamp, cosa vuole? No, chiedevo, comunque il QR code che genera la piattaforma, che poi apri con l'app, è specifico per l'app, cioè per dire, per il C-Track devi andare a È diverso, sì, è diverso. Sì, serve per collegare il tuo partecipare, tu poi pilota ad una determinata task all'applicazione in maniera che non devi fare nient'altro, fai una foto, premi start e basta. Sostanzialmente vedi, anche non utilizzando il C-Track, ma qualsiasi altro strumento di volo per gestirsi la task, comunque la app mi sta traccando e mi sta, diciamo, rendendo visibile alla mia task, diciamo, sulla piattaforma Fly System. assolutamente. Qua ad esempio, adesso non so se magari, comunque quando i piloti si registrano automaticamente gli calcolo il QR code e ognuno se lo va a attivare al mattino, quindi praticamente
questo è quello che vede il race director. Vedo ad esempio Simone Ok. Severini con il suo QR code che ha in pancia sostanza chi sono, ma soprattutto in che gara sono. Quindi in questo caso la gara Ok. si chiama HFSS Tracker Live. La mia idea era che nella pagina pubblica i ragazzi al mattino vanno, diciamo, sulla pagina e si attivano il loro tracker. Questo, Ok. se lo si fa dal telefono, automaticamente apre la app e sono già pronti a registrare, non gli viene chiesto assolutamente nulla. Ah, giusto, giusto. Perché sa già Chiaro. chi sei e che gara stai facendo. Mm. E quindi evitiamo tutta la parte di configurazione. Questo è quanto. Sarebbe bello È fare un'app anche, nazionale. è anche come conferma di partecipazione a tutti gli effetti. Basta inserire nel regolamento che all'attivazione hai accettato la task e diciamo poi... In Sì, quello verità, è una cosa che si può anche pensare così, ma sta sempre qua, dipende poi dai regolamenti che si vogliono adottare. Dipende da che tipo di gara uno vuole fare, dipende dal regolamento che vuoi adottare, però di base sì, si può fare anche così. Se io faccio partire la mia registrazione con i miei dati, col mio account, allora la No, potresti diciamo dal prendere punto anche di con vista questo. direttore gara è una sorta di conferma che tu sei lì pronto e ready to go. Sì, Insomma. sì, lo si può usare anche in questo senso, anche se ci terrei che sempre qua il regolamento per me è molto importante perché è quello che ti dà la certezza di quello che stai facendo ed è uguale per tutti, no? Quindi questo Certo. è un uso che si può anche fare, ma è una di quelle cose che andrebbe regolamentata. Poi in questo caso, nelle gare che stiamo facendo noi, si può usare anche così, sì, volendo sì, diventa più semplice fare quello. Certo. Ragazzi, per chi vi volesse contattare, sito internet immagino. Sito internet www.icanfly.app, ci sono i nostri profili, c'è le social, c'è la possibilità di addirittura avere un contact form, quindi un form dove si può richiedere non solo l'account, ma anche sostanzialmente un contatto con noi. E poi nella presentazione avevo in qualche modo, forse c'è la slide, ancora vedo qua, Sì, sì, la slide infatti, 23, sì, me la dove ci sono i ricordo. nostri numeri, i nostri contatti. Perfetto, bene. Quindi ricordiamo i primi 5 club che si fanno avanti per la refertazione avranno la refertazione appunto in omaggio offerta da voi e se c'è qualche sviluppatore, qualcuno che se ho ben capito ha voglia di darsi da fare, insomma di contattarvi anche per quello. Assolutamente. Bene. Ragazzi, allora sarà una di quelle puntate queste che per chi vuole organizzare una gara deve rivedersela anche magari più volte per capire bene, perché siamo andati, diciamo così, c'era tantissima carne al fuoco, quindi siamo andati a volte anche magari un po' veloci, però avete affrontato molto molto bene gli argomenti, spiegati secondo me veramente in maniera comprensibile a tutti. Se qualcuno avesse bisogno di qualche informazione in più, chiaramente anch'io sono a disposizione per mettervi in contatto con voi e ci sono i vostri recapiti diretti, quindi diciamo non possiamo sbagliare. E comunque Rinaldo, mentre durante la trasmissione io stavo nella documentazione del sito di iCanFly Scoring System e diciamo che ce n'è tanto di materiale da studiare, insomma. Certo, in dettaglio, già disponibile sul sito. Assolutamente sì, certo. Sì, è vero. Vi ricordo per la prossima settimana avremo con noi Gabriele D'Arrigo, ci parlerà di ali di tela, appunto di suo padre Angelo, però non solo, sarà una serata soprattutto incentrata su Gabriele e tutto quello che fa nel mondo del volo e insomma tutte le sue avventure. Ok ragazzi, io vi ringrazio ancora per essere stati con noi, ringrazio Lamp come sempre per la regia che da dietro le quinte fa un enorme lavoro, si vede poco ma conta tantissimo, la nostra Isabel per tutte le locandine che ci prepara e poi insomma grazie ancora a voi Simone e Max per questa serata. Grazie a voi per averci dato l'opportunità. Grazie a tutti. Buonanotte. Ciao.
adesso io